Buongiorno da Salò, almeno ci sto per arrivare, quindi l'idea di oggi è quella di arrivare in centro. Scusate, metto gli occhiali, c'è un po' di luce, da fastidio. Quindi l'idea di oggi è di arrivare in centro in macchina. Là c'è tutta la camminata, vedete, che parte da qui, è una passeggiata lunghissima, ho già fatto un video ma ne farò altri, e porta, vedete, da qui. La camminata porta fino al centro, che è là proprio davanti a noi, vedete. Quindi adesso ho pensato, rispetto alle altre volte, che vi faccio sempre vedere quando sono sul posto, metto la telecamera attaccata alla macchina e così arriviamo al parcheggio, dove troverò parcheggio in macchina, vedete un po' la zona. E guardate che tranquillità che c'è. Oggi è lunedì mattina, la data non mi ricordo, potrebbe essere il 20 ottobre circa, non mi ricordo. Vi do una panoramica anche da questa parte. Quindi, bene, allora andiamo, salgo in macchina, metto il telefono davanti alla parabrezza e così potete vedere la strada per andare, vedete un po' com'è l'interno di Salò, vediamo dove troviamo parcheggio. Bene, partiamo, vi faccio vedere per arrivare là, perché comunque è anche bello passare per i posti, no? Ecco, magari se fate attenzione con la macchina, se venite qua, non cadere giù nel lago a destra, perché insomma non sarebbe molto, penso non sarebbe il massimo. Spero che si veda abbastanza bene, non è molto dritto il telefono, però faccio quello che posso qua. Se aspettate, provo a raddrizzarlo, vabbè, sto facendo danni, vabbè. Dai, si vede, comunque lo tengo più girato verso destra, così vedete meglio il lago. Questa a destra, come vedete, è tutta la passeggiata. Qua sotto ci sono anche dei locali per fare l'aperitivo la sera, colazione la mattina. E adesso arriviamo in centro e qui è una bellissima passeggiata, qui c'è un altro piccolo parcheggio a destra, così vedete anche un po' com'è arrivare in centro, vedete un po' com'è Salò di lunedì mattina in una bella giornata di ottobre, perché ieri tra l'altro una persona mi ha fatto anche un commento, mi ha scritto che voleva trasferirsi qua a Salò, quindi chiedeva un po' ma com'è vivere sul lago, c'è traffico. Come vedete adesso è lunedì, è una bella giornata, però i turisti ormai fino a ottobre ce ne sono pochissimi e quindi è molto molto vivibile. Naturalmente, come ho risposto a questa persona, che mi scuso non ricordo il nome, ho risposto ieri sera, il sabato e la domenica anche d'inverno, se è una bella giornata è come d'estate, non ti muovi, c'è tantissima gente perché chi abita qua esce e tutte le persone della provincia, cioè molte persone che della provincia di Brescia comunque vengono qui comunque sul lago, molti anche da fuori, molti da Milano, quindi si fa veramente fatica a muoversi. Però se abiti qua poi conosci un po' le strade, sai gli orari in cui muoverti, in cui no, eccetera. Però d'inverno, come vedete, io non abito solo, abito a Desenzano, stamattina volevo farmi un giro qua, quindi siamo sulla parte bresciana del lago e qui stiamo per arrivare in centro, tutto molto carino, tranquillo. Bello vivere sul lago, ti alzi la mattina, fai la passeggiata, ti rilassi col rumore dell'acqua. A me sembra che la gente qui sia abbastanza rilassata, non tutti, però più o meno tendenzialmente. Il lago aiuta a rilassarsi. Cioè, vedo un giro facce abbastanza sorridenti, tranquille, che magari se vai in città già a Brescia, cioè no. Qui a destra c'è tutta la passeggiata, adesso noi arriviamo in centro, magari giro un po' il telefono così vedete un po' meglio, tanto il lago non c'è a destra.
Palma qua a sinistra, che bella, qua tutti il viale degli ulivi. Io parcheggio più avanti, credo di non avere problemi, stamattina il mercato non c'è, mi sembra. Bah, potrei parcheggiare anche qua, guarda, parcheggio qua e poi vado là a piedi. Bene, scendiamo dalla macchina e andiamo in centro a Salò. Qua si può parcheggiare. Allora, a destra c'è la Guardia di Finanza. Come vedete si trova parcheggio, è abbastanza libero. Poi per andare in centro possiamo andare dritti oppure giriamo a destra. Giriamo di qua e passiamo dal lago, che è più bello. Così vedete un po' anche com'è di lunedì mattina a Salò, tutto molto tranquillo, come vedete. Quindi noi andiamo di là, facciamo una bella passeggiata sul lago. Si può anche andare qua a sinistra, vi faccio vedere il giro piano, aspettate. Di là si può andare, ma andiamo di qua che è più bello. E là in fondo c'è il lago. Quindi come vedete molto tranquillo. Temperatura si sta bene. Io ho maglioncino giù, giacca non pesante, credo che ci saranno circa 18 gradi, 17-18, forse non si arriva a 20, però col sole proprio si sta bene. Cioè, si potrebbe quasi stare in maglietta a maniche corte se non è caloroso. Ecco, vedete, questa è tutta la passeggiata. Ora vi faccio vedere dove eravamo noi prima, e si arriva da qua, da dove eravamo parcheggiati quando ho iniziato il video. E guardate che bello, che tranquillità. Vi do una panoramica anche qua a sinistra, è proprio bella Salò. Cioè svegliarsi la mattina così. Beh, anche Desenzano mi piace, tutto il lago è bello. Salò ha un certo fascino. Giro un attimo, spero di riuscirvi a dare un bel contesto, farvi capire quanto è bella Salò. Guardate, adesso noi andiamo proprio in quella direzione e facciamo tutta la passeggiata del lungolago. Bene, andiamo di qua, ci avviciniamo, stiamo vicini al lago. Io prima con la macchina ero parcheggiato quando ho iniziato il video proprio esattamente là davanti, vedete? Là, ora io allargo, ero proprio lì e ho fatto con la macchina tutto quel tragitto e potete farlo anche a piedi, quindi è veramente una bella camminata. Così andiamo a vedere com'è di lunedì mattina. Metto a posto, è sempre posto orto qua. Vediamo com'è di lunedì mattina a Salò, perché io non abito qua, quindi non ci vengo spesso, quindi non so, sono curioso anch'io perché non so come la troverò. Lunedì mattina sono circa le 10, bella giornata, fine ottobre. Guardate che bello. A me sembra sempre storto il telefono, non riesco a regolarlo. Che fastidio. Va bene. Lì c'è un bel porto delle barche a vela alle mie spalle. Dopo Salò
farò un altro video, voglio andare a Gardone Riviera e ho in mente, se ho tempo, di fare un video nel quale faccio vedere tutto quello che si può fare a Gardone Riviera in un giorno, ma se ci avrò tempo dopo lo faccio. Il telefono sempre mi impressiona storto. Ancora stranieri, questi sono inglesi. Che bello anche da qui come si apre il lago là, vedete, al largo. Sì, ci sono ancora stranieri. Andiamo avanti, bellissimo. Guardate che tranquillità qui la mattina, fare la passeggiata, poi c'è una temperatura che è perfetta, si sta benissimo. Vedete anche l'abbigliamento delle persone, potrei togliere anche la giacca. Ti ringrazio. Quindi tutti in felpetta, leggeri. Le ore pagate di giugno, sì, probabilmente. Qui c'è un parchetto a sinistra, piccolo parchetto. Ed è anche bello fare le riprese stamattina col telefono perché c'è poca gente, quei pochi sono qualcuno che abita qui, qualche turista, quindi essendoci poca gente sono abbastanza tranquillo, mi sento più rilassato. Faccio fatica quando c'è tanta gente a girare in mezzo alle persone col telefono. Guardate qua che spettacolo! Ma guardate che bello. Poi c'è il sole che scalda 18, forse anche 20 gradi, è la temperatura ideale autunnale. Vi dico che si potrebbe anche mettersi veramente in magliette a maniche corte. Io tendenzialmente mi piace sempre coprirmi di più, ma se fossi in magliette a maniche corte potrei veramente togliere, che so anche caldo, però poi mi ingombra e la tengo finché ce la faccio, tengo la giacca, ma potrei tranquillamente toglierla, si sta benissimo. Ma sono partito stamattina, ho fatto altre cose, sono già in giro da 2 ore, quindi stamattina c'è più fresco. Di là passiamo a sinistra, stanno sistemando, è un pino, io non me ne intendo proprio di alberi, è un pino questo, immagino, perdonate ma no. Tutto molto curato, Salò. E ora torniamo sulla passeggiata, non c'è più la mostra, è finita credo. Cioè guardate che spettacolo, tutti i fiori colorati, è proprio una chicca Salò di posto. Vado vicino ai fiori così li vedete,
Bello anche con le mountain bike fare i giri. E guardate ancora che bei fiori. Tutti i bar qui. Alla mia sinistra c'è tutto il centro. Ecco le vie di Salò, poi faccio una veloce escursione, chiamiamola così, non sono vie turistiche, nel senso, se pensate a Malcesine, Limone con tutti i negozietti da turisti, no. È bello il centro, vi faccio vedere, però che non ha le bancarelline, le cose, adesso vi faccio vedere. Per esempio, guardate, andiamo di qua e guardate che bello questo palazzo alla mia sinistra. Questa entrata con le palme, guardate che bello il palazzo, con queste decorazioni in stile neoclassico, vedete. Adesso non voglio passare per il centro, voglio stare sul lago perché c'è più caldo, di là c'è ombra, ma vi faccio vedere giusto com'è il centro. Adesso vi faccio vedere che bello. È tutto molto carino, però ecco, non sono le viette iper turistiche. Qua c'è la libreria Giunti alla mia destra. Vedete, anche d'estate è così, cioè non ci sono bancarelle, potrebbe essere tranquillamente una normale via di una città. Verona, per esempio, non è turistica. Quindi all'interno di Salò non trovate le bancarelle, eccetera, eccetera. Come può essere, mi viene in mente, l'interno di Lazzise, Malcesine, Limone, Peschiera anche un po'. Qui no. Salò è sempre stata una località più tranquilla. E così un po' tutta la sponda bresciana. Chi mi segue avrà visto molti video di quest'estate, quando ero anche a Gardone Riviera, e mi diceva: ma dov'è tutta la gente? La parte veronese è più gettonata, più iperturistica. Non che non ci sia gente qua, sì, però io ho girato tutta l'estate qua e vi dico che ho trovato sempre meno gente qua rispetto alla parte veronese. Esposizione di quadri, che bello. Io il caffè me lo prendo poi dopo a Gardone Riviera. Poi il lago ha un odore molto particolare. Il lago di Garda fortunatamente non ha un odore cattivo, però ha un odore particolare. Magari a molti può non piacere, però io ho tanti ricordi legati a bambino quando camminavo qua, e quindi camminare vicino all'acqua e sentire questi profumi, odori, chiamateli come volete, mi porta dei ricordi. E qui guardate che bella questa piazzetta. Quindi se qualcuno, per esempio la persona che ieri ha commentato sul venire a vivere a Salò, di cui mi spiace, non ricordo il nome, così spero che il video gli piaccia. Salò lunedì mattina. Vi porto fino alla piazza, la centrale. Che belli questi palazzi, vedete. Oggi le costruzioni non le fanno più così. Secondo me questi sono palazzi, guardando l'architettura, inizio del Novecento. Qui tipico palazzo, proprio tipico, sono sicuro, in stile Liberty, con decorazioni floreali. Vedete,
Ecco, guardate la differenza fra un palazzo stile Liberty, dove si usa il ferro battuto, con linee morbide, sembra come dei fiori, no? Di sopra tutto decorato in stile floreale, con la differenza di un palazzo in stile neoclassico, eccolo là, che ricorda più lo stile greco-romano, vedete le colonne, anche se noterete degli elementi di stile floreale. Questo perché? Perché all'inizio del Novecento c'era anche la moda nell'architettura chiamata eclettismo, e quindi un po' il mettere insieme varie arti, quindi Liberty e il neoclassico specialmente. Ecco perché trovate molti palazzi in magari stile colonne neoclassiche con dei motivi floreali, vedete. Ora non sono un esperto architettura, ma andando in giro mi guardo intorno, faccio ricerche, faccio foto, poi vado sui libri, leggo, quindi vi dico un po' in sintesi quello che ho imparato andando in giro guardando. Adesso fa veramente caldo, non so perché se sto camminando, ma potrei togliere tranquillamente la giacca e stare anche il maglione in camicia. Anche questo palazzo, guardate com'è caratteristico qua sopra. Poi questo verde è un verde che non si fa più, no? Che bello questo verde. Cioè una volta facevano dei palazzi. Io non lo so voi, però a me l'architettura di oggi non piace tantissimo. Io sono per questo tipo di architettura, il Liberty, neoclassico, l'eclettismo. L'architettura che vedo oggi, ville moderne, quelle molto stilizzate, fredde, non mi piace tantissimo, anzi non mi piace per niente, dico la verità. Anche qui vedete che bello. Ecco qua la gente probabilmente in pensione che si gode la vita, vedete. Ecco, si gode la vita finché il cane abbaia e li sveglia. Ho detto le parole, come si dice? Ho detto le ultime parole famose, le ho portato sfortuna, ho detto gente che si gode la vita, è arrivato il cane. Che bella anche la visuale da questa parte, veramente con il lago è veramente eccezionale. Guardate questa palma davanti al lago, questo viale stupendo con questi palazzi. Ecco, provate a immaginare se invece di questi palazzi noi mettessimo tutti palazzi ipermoderni, quindi strutture modernissime. Sinceramente a me non piacerebbe, forse perché io vivo un po' nel mio mondo, suono il pianoforte, suono lo stile classico, quindi studio compositori dell'Ottocento, inizi Novecento, quindi vivo un po' nel mio mondo della musica, del pianoforte, quindi vivo un po' in questo mondo di questi palazzi, di questo stile. Ci sono ancora un po' i turisti, qui stanno aspettando per prendere il battello e partire, o sono arrivati. Hotel Metropole, anche questa piazza che bella. Qui statue naturalmente per ricordare i caduti, come potete vedere anche da voi. E che bella piazza. Faccio una panoramica anche da qui, si sta abbastanza riempiendo. Pensavo per essere lunedì mattina, più di così non credo, però guardate, lunedì mattina
c'è gente, ma è bello così perché vuol dire uscire e non trovare nessuno, magari anche no, cioè un po' di gente così ci sta. Ecco, di qua invece guardate quanti, però vedete anche l'età media, cioè vi accorgete che è tutta gente, immagino over 60 in pensione, anche over 70 tranquillamente, forse anzi più over 70 che 60, che si godono queste giornate e sono tedeschi, mi sembra, non lo so, mi sembra. Poi la passeggiata va avanti di là, ancora forse 1 chilometro, poi finisce e arrivate poi anche alla fine del centro storico. No, forse sono francesi. Bene, io chiudo il video qui, veramente per me è un piacere star qui. Adesso vado in un altro posto che amo tantissimo, Gardone Riviera, e vorrei fare un video del tipo tutto quello che potete fare a Gardone Riviera in un giorno. Perché lo faccio? Sia per me perché mi piace, così vedo tutto, perché mi piace tantissimo, rivedo i posti, sia per voi che vi può essere utile. Venite a Gardone Riviera e trovate una super guida. Adesso guardo l'ora, ma penso di farcela. Vi do l'ultima panoramica di Salò perché è stupenda. Cioè, guardate che bello. È il paradiso questo. Lunedì mattina 20 gradi, autunno. Va bene, dai. Io non chiuderei mai il video perché è troppo bello. E vi ringrazio ancora e continuate a seguirmi, mi fa molto piacere. Scrivete nei commenti, fatevi sentire, vi rispondo sempre e ci vediamo in un prossimo video.